ringrazio i garanti per l'infanzia e l'adolescenza che sono intervenuti qui quest'oggi, per il Lazio la dottoressa Monica Sansoni, per la Regione Liguria la dottoressa Giulia Tanda, che mi sembra non sia ancora entrata, e per la Regione Sardegna invece c'è la dottoressa Carla Pugligheddu, per la provincia autonoma di Trento Fabio Biasi e la dottoressa Manuela Paganini, che eccola, la vedo. Buongiorno, buongiorno. Scusatemi, ma ci vuole un po'. Aiuto. Mm. E poi per la campagna il dottor Giovanni Galano e la dottoressa Antonella D'Andrea, che mi sembra di aver visto prima. Sono io. Aiuto, non la vedo. Buongiorno. Ah, ecco, ok, mi chiedo scusa, ma la perdo, vi ho sullo Non so schermo. se mi sentite. Sì, 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 la sentiamo, la sentiamo. Anzi, io spero di aver aperto il microfono a tutti, poi vabbè, ve lo aprite, diciamo, quando è il vostro momento per parlare. Poi ringrazio i relatori, io vabbè, presenterò il report. Federico Tulli, che è giornalista e in particolare studioso della materia, non solo sulla Chiesa, il coordinatore legale della Rete d'Abuso, che è il dottor Mario Caligiuri, poi il dottor Ghezzi del Cismai, Giorgio Barone, che è del Comitato Sportivo e del CONI, Ludovico Eugenio di Italy Church 2. Poi ci saranno come ospiti l'avvocato Pasquale Lattari, l'avvocato Luca Battaglieri, Giorgio Toselli, che ho visto prima, di No Children Abuse, e Maurizio Gualerni. Va bene, andiamo a scoperchiare un po' quello che è un vaso di Pandora in Italia, perché io ho iniziato all'inizio estate a voler fare questo report. Ho detto domandiamoci quante sono le vittime dei sacerdoti pedofili in Italia. Poi, diciamo, allestendo questo report poi domandando a colleghi, via dicendo, insomma, in molti, uno di questi è stato proprio Giorgio Barone, dei primi, che mi dice: ma guarda, anche noi nei comitati sportivi abbiamo lo stesso identico problema, soprattutto nell'ambito del volontariato, in quello agonistico. No, e quindi mi sono un po' più soffermato, al di là che ci sono dei vuoti legislativi che e poi vedremo, che denunciamo da anni, e già nel 2019 abbiamo portato come associazione all'attenzione del Comitato ONU, che ha convocato l'Italia e l'ha ascoltata. L'Italia poi, se sarà il caso, c'è un breve video che vi ho già mandato nella documentazione. Come vedrete, non risponde alla domanda sulla prevenzione, risponde quali sono le pene che si applicano in Italia, ma viene da sé che se tu mi rispondi che ci sono delle pene, vuol dire che prima deve esserci l'abuso, no? Quindi manca tutta la parte che deve esserci prima. In più, se andiamo a vedere, siamo un paese europeo dove, diciamo, la pietra fondante dell'Europa era avere stessi diritti, stessa moneta, stessi documenti. Beh, certo, quando un cittadino europeo viene con un minore in Italia, io non so fino a che punto il minore almeno ha gli stessi diritti, perché in realtà non c'è una prevenzione, quindi diciamo che il minore resta in qualche modo scoperto entrando in un paese che è carente. Ho guardato un po' anche i dati che ci sono in giro, quelli ministeriali, e sono davvero pochissimi, tipo 6.000 abusi nel 2021, se non ricordo male, in tutta Italia, ma non abusi sessuali, cioè vari tipi di abusi, sia violenza fisica. Poi vado a vedere, sono dati presi dalla polizia, e in effetti sia io che altri colleghi avevamo più volte provato a chiederli all'Osservatorio nazionale, quello ministeriale del Ministero delle Pari Opportunità, e non ci erano stati dati, non hanno fornito dati, e quindi di fatto non ce ne sono, almeno i dati che ci sono estremamente carenti. Allora ho pensato, perché non, visto che il nostro report
che è vero che sui preti, però è documentale, poi come vedrete anche altamente dettagliato, cioè viene dettagliato negli abusi in ogni regione, uomini, donne, abusati da sacerdoti, abusati da laici. Adesso diciamo la parte laica è ancora una parte scoperta perché in realtà anche lì c'è pochissimo materiale e l'andremo a allestire. Tuttavia è un report preciso perché è fatto su base documentale e quindi diciamo esprime un dato che possiamo poi utilizzare per... Ah, scusate, vedo che c'è della gente che entra, abbiate pazienza. Un dato che possiamo poi usare per fare una proiezione sia percentuale che proporzionale. Dicevo, in Italia ci sono appunto, anche se non sono tantissimi i numeri, 6.000 casi, ma non vediamo poi al tempo stesso, anche al di là degli allarmi che vengono dati sulla pedofilia online, non vediamo alcun tipo di indagine, no? Quindi o non vediamo notizie sui giornali che vengono fatte indagini, che ci siano arresti e cose del genere, no? Quindi diciamo troviamo parecchie discrepanze, proprio anche confronto agli altri stati. Viene da dire questi pedofili dove vengono messi? E ci siamo anche domandati quali sono poi in effetti gli strumenti concreti per fare prevenzione. Adesso cercheremo prima, darò i dati, l'obiettivo del report, quindi diciamo anche se il dato è della Chiesa, siamo andati a analizzarlo in una particolare categoria che è quella del volontariato. Perché? Perché in Italia, per esempio, il volontariato resta scoperto dall'esibizione del cosiddetto certificato antipedofilia, che viene introdotto nel 2014 con la ratifica di Lanzarote, che però diciamo che è più complicato spiegare come mai è stato lasciato un vuoto, cioè come mai è stato esentato il volontariato, che spiega, cioè perché bisogna spiegare, ci deve essere un motivo, no, per il quale il volontariato è sollevato. Di fatto questa falla fa sì che chi non può esibire il certificato, chi non può andare, diciamo, negli altri posti perché il certificato è da esibire e la persona è pregiudicata, e questo dove va a cercare ragazzini? Va proprio nell'ambito del volontariato, proprio perché questa falla lo permette, e tra l'altro è una falla grave, perché se ci riflettete non parliamo di casi di sospetti, no? No, parliamo di pedofili conclamati, perché se hai il certificato macchiato vuole dire che hai già commesso degli abusi, c'è una condanna del tribunale, quindi diciamo che quel 100% elimina che, cioè evita che quel 100% di pregiudicati entrino in questo ambiente. Abbiamo fatto quindi 3 report. Abbiamo quantificato il numero nostro, cioè i dati che avevamo noi. Abbiamo quantificato i dati che dà la Chiesa, che ha dato la Chiesa durante gli ultimi 2 report della CEI, e dati che ha dato in precedenza. Poi, scusate, poi li abbiamo sommati. L'abbiamo sommati e non li abbiamo messi insieme per 2 motivi. Il primo motivo è che appunto i nostri sono molto dettagliati, quelli della CEI ad esempio non si sa neanche la regione geografica, ma si sa un numero, non si sa il numero di vittime, quindi nel caso della CEI il dato elaborato è minimale, come vedrete, perché va in pratica a contare una vittima per ogni pedofilo, che è una cosa improbabile, però diciamo che non potendo dare un numero di vittime certe, si è dato il dato di base, che è ovviamente se c'è un pedofilo almeno una vittima c'è, e quindi ne abbiamo contata solo una, e abbiamo appunto quantificato il dato all'interno della Chiesa. Le dinamiche purtroppo però sono le stesse che poi noi ritroviamo nell'ambito del volontariato, perché non c'è un obbligo di denuncia in Italia, e chi di voi lavora nella materia sa bene che a volte si rischiano anche le controquerele denunciando dei casi. Se uno
si prova a mettersi nei panni di un'associazione che si trova un pedofilo in casa, un caso di pedofilia, e uno riflette e dice la denuncia non è obbligatoria e è anche poi rischiosa, no? Perché se non ho le prove rischio la controquerela. Al tempo stesso è vero, faccio una buona azione, ma poi divento responsabile civile qualora ci fosse un processo, perché il ragazzino è stato abusato nella mia associazione, mi tocca ancora sborsare dei soldi. E questo capite che è un ragionamento che porta poi a desistere chi non ha obblighi, come in questo caso, e a non intervenire o magari intervenire senza denunciare. Infatti, se noi guardiamo le denunce, anche lì sono tutte denunce quasi di ambiti familiari, non esiste nessun altro tipo di denuncia, non troviamo associazioni che hanno problemi, neanche quelle sportive, di pedofilia al loro interno, non troviamo nulla del genere. E questo, diciamo, è alquanto sospetto, direi. Niente, apriamo un attimo i dati, proviamo un attimino a condividere lo schermo. Allora, condividere lo schermo, aiuto, eccolo qua forse, schermo 2, sì, eccoci qua. Dobbiamo entrare un attimino e andiamo ad esaminare un attimo i dati, poi ci sono delle premesse che poi con calma potete leggere, io adesso faccio solo i passaggi fondamentali. Allora, questo primo pannello abbiamo le due parti, quella verde e quella blu, che è un conteggio preliminare, cioè abbiamo trovato prodotti da 330 sacerdoti, 29 laici e una suora, un potenziale di vittime, no, un potenziale, un effettivo di vittime di 1570. Vedremo dopo i ragionamenti dei numeri della Chiesa. La Chiesa dichiara di fatto dal 2000 913 casi che sommeremo poi ai nostri. Vi spiego il perché. La Chiesa dice che questi casi sono casi raccolti dagli sportelli o in mano ai loro uffici, ma sono esclusi diciamo, i casi passati attraverso la magistratura. Noi quindi questi 330 casi che abbiamo utilizzato sono casi invece passati dalla magistratura, quindi diciamo c'è una improbabilità che siano gli stessi, poi qualcuno lo potrebbe anche essere, purtroppo sono così scarni. Tuttavia andiamo a vedere la prima mappa perché è anche importante l'effetto ottico, poi ovviamente potete, schiacciando su ogni puntino, troverete cioè, i casi e i dettagli. Questa, diciamo, è la mappa, sono un po' i casi messi sulla mappa italiana di pedofilia derivante dal clero, cioè quelli raccolti però dalla rete d'abuso. Nel pannello sotto, anzi ci arriviamo dopo, ecco, qui siamo, questa è la seduta di cui parlavo all'inizio delle Nazioni Unite, che se potrei anche metterla così sentite un attimo i punti, ma magari potete anche vedervela dopo. Io ve li leggo un attimo. Il comitato, diciamo, alla fine della seduta, dopo la nostra istanza, dice che accoglie favorevolmente il piano nazionale per la prevenzione e la lotta agli abusi e lo sfruttamento sessuale dei bambini 2015-2017, la rivitalizzazione dell'osservatorio per contrastare la pedofilia e la pornografia, e poi inizia con una serie di lamentele dicendo che è preoccupato per i numerosi casi di bambini vittime di abusi sessuali da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica nel territorio dello Stato membro e per il basso numero di indagini criminali e azioni penali da parte della magistratura italiana. Poi raccomanda di adottare, cosa che in Italia, ecco, non abbiamo, non c'è una educazione civica nelle scuole per i bambini senza dover spiegare nulla di così specifico sul sesso, si possono spiegare i comportamenti che gli adulti con i bambini non devono avere, e il bambino, diciamo che è il primo campanello d'allarme, no? Perché quando si accorge di un comportamento inappropriato lo va a dire un genitore o un maestro, non lo so, di fatto sarebbe già uno dei primi passi
preventivi. Poi dice, vabbè, di istituire una commissione d'inchiesta indipendente, imparziale, per esaminare tutti i casi di abuso sessuale di bambini da parte del personale religioso della Chiesa Cattolica, garantire l'indagine trasparente ed efficace di tutti i casi di violenza sessuale, presumibilmente commessi da personale religioso della Chiesa Cattolica, il perseguimento dei presunti autori, l'adeguata punizione penale di coloro che sono stati giudicati colpevoli e il risarcimento, oltre che la riabilitazione delle vittime minorenni e di quelle che ormai sono diventate adulte. Ecco, anche qui altro grosso gradino, no? Poi per le vittime da affrontare, perché spesso non c'è un difficile accesso, come poi vedremo, alla giustizia e spesso anche non ci sono soccorsi, tranne il CIM, che poi ne parlerà meglio sicuramente il dottor Ghezzi, a volte è inappropriato. Poi dice di stabilire canali sensibili ai bambini e per i bambini per riferire sulle violenze subite, proteggere i bambini da ulteriori abusi, tra l'altro assicurando che le persone condannate per l'abuso di minore sia impedito e dissuaso il contatto con i bambini, in particolare a livello professionale. Intraprendere tutti gli sforzi nei confronti della Santa Sede per rimuovere gli ostacoli all'efficacia dei procedimenti penali contro il personale religioso della Chiesa Cattolica, sospettato di violenza su minori, in particolare nei Patti Lateranensi, eccetera, eccetera. Qui però arriviamo di nuovo a rendere obbligatorio, arriviamo al certificato antipedofilia. Infatti dice rendere obbligatorio per tutti, anche per il personale religioso della Chiesa Cattolica, la segnalazione di qualsiasi caso di presunta violenza su minori alle autorità competenti dello Stato membro. Poi, appunto, ho sbagliato in questo qua sotto, modificare la legislazione che attua la Convenzione di Lanzarote in modo da garantire che non escluda il volontariato, compreso il personale religioso della Chiesa Cattolica, dai suoi strumenti di prevenzione e protezione. E è proprio qua il campo che accomuna poi in sostanza la nostra analisi. La nostra analisi, ripeto, abbiamo usato i dati della Chiesa, ma uno dei vuoti che poi appunto ci siamo accorti non ha solo la Chiesa, ma ha l'intero volontariato, è proprio questo. Poi qui c'è il commento e arriviamo ai dati, c'è diciamo tutta la cronostoria per vedere dove abbiamo preso i dati che andiamo a presentare e c'è la seconda mappa. Questa è la seconda mappa che è semplicemente appoggiata sotto quella di prima e pur non sapendo cioè dove sono stati commessi i casi che la Chiesa ha registrato, sono quelli blu, li abbiamo un po' divisi per tutta la penisola e questo è solo il panorama che abbiamo all'interno della Chiesa e parliamo di circa 1200 potenziali stupratori, perché qua sono segnati coloro che vengono intesi come pedofili. 1200 su un totale, perché la Chiesa ha in Italia 53.000 preti, quindi c'è una percentuale alta che poi appunto vedremo se i motivi sono quelli che abbiamo individuato, diventa davvero letale perché nel volontariato sono ben di più di 53.000 preti. Qui facciamo il conteggio e arriviamo alla tabella finale dove compariamo i dati. Quelli contati dalla rete sono 360 casi, quelli dalla CEI 913, parliamo di soli abusatori. Ora sappiamo che il dato è molto in basso perché Vincent Ely, che è un collega, un tecnico, ha fatto questa tabella statistica in base alle commissioni d'inchiesta. Diciamo che allora in Italia esce quasi un 3-5% se non sbaglio, da 501.000 casi e in effetti poi noi troviamo questo dato che è circa un 4% nella somma dei dati che andiamo a fare
che ci porta a 5.559 casi, che sono quelli censiti solo da noi in questo report nell'ambito della Chiesa. Abbiamo poi qui, ci sono vari dettagli. Tornando al nostro, quello iniziale, no? Quello che fa campione, che dà il primo risultato di 1570 sopravvissuti, che poi appunto viene proiettato e dà il risultato di 5.000. Abbiamo appunto, leggiamo che abbiamo 330 sacerdoti che hanno prodotto 1426 vittime minori, 29 laici che ne hanno prodotti un totale di 90, 41 negli scout, 49 come catechisti. Ci sono gli adulti vulnerabili conteggiati, ci sono le suore, quelle sopra sono quelle abusanti e quelle sotto sono quelle abusate, perché l'obiettivo è anche poi di allestire appunto di più queste due sezioni, che sono quella dei laici e delle suore. Abbiamo un totale di 192 donne e 1378 uomini. Poi qui abbiamo tutta la tabella: in Abruzzo 13, in Basilicata 19, poi all'interno delle schede, diciamo che adesso andiamo a vedere una, avremo tutti i vari dettagli, no? Abbiamo appunto il nostro totale e siamo riusciti anche a fare un paragone. Allora, 1570 casi, di cui 551 non hanno ottenuto nessun tipo di giustizia dal Tribunale dello Stato. 1404 su 1570 invece sono casi che sono poi stati denunciati anche all'autorità ecclesiastica, che semplicemente non ha proceduto. Poi vabbè, qui c'è il calcolo di come abbiamo ottenuto appunto il dato proporzionale, che su 1570 vittime della rete va a sommarsi alle 3.990 dichiarate e calcolate dalla Chiesa appunto per questo totale. Adesso siamo andati a fare un'altra operazione, cioè quella di provare con il dato percentuale che ci ha restituito 1273 casi che sono i preti censiti su un totale di 35.000, ci dà un 3,64%, che siamo andati a proiettare, questa volta non più sulla base di soli 35.000 unità di persone, cioè i sacerdoti, ma a quanto ci dà il dato Istat di personale volontario nelle associazioni. Parliamo di 4.661.000 persone, che abbiamo provato a un 3,64% a vedere cosa produce. Questo ovviamente questo è un dato, è una proiezione, quindi è ipotetico. Tuttavia lo abbiamo, questo risultato qua viene fatto perché nel report della Chiesa siamo andati a vedere anche quante vittime riusciva a produrre un sacerdote. Ne sono uscite 5, perché ovviamente, come ho già detto, il report è carente, e quindi abbiamo poi moltiplicato per 5 il risultato, che è 169.000, cioè il 3,64%, e dà 848.300 potenziali vittime, queste nell'ambiente appunto del volontariato. Ok, sono tornato. Quindi diciamo che questi dati a noi sembrano gravi già di loro. Le ulteriori problematiche e poi gli aspetti legali li tratteranno gli avvocati, però come dicevo prima, no, che c'è una tendenza da parte di qualunque associazione, ma sono onesto, anche la nostra, avessimo un caso è improbabile che qualche pedofilo venga a chiedere di diventare socio di un'associazione antipedofilia. Questo è forse il dato più improbabile, però ripeto, avessimo anche noi un caso al nostro interno, saremmo costretti davvero a interrogarci, no, sul come muoverci, perché c'è anche poi questo aspetto di responsabilità civile dell'associazione, che è sicuramente un'associazione non potrebbe sopportare, cioè la porterebbe alla chiusura. Quindi diciamo ci sono una serie di problematiche.
con l'obbligo di denuncia. La problematica è intanto quella di rischiare la controquerela, si risolve da sé, perché se il cittadino è obbligato a denunciare, è ovvio che non può poi essere, cioè denunciare il sospetto, è ovvio che poi non può essere controquerelato, e in quel caso però avremmo la denuncia e la sicurezza del cittadino, una protezione per il minore e la polizia che fa le adeguate indagini. Cioè non le facciamo noi, non cerchiamo noi di raccogliere delle prove, ci siamo? Perché qualcheduno l'ha fatto in malo modo, qualche volta ci siamo trovati anche dei processi invalidati proprio dall'inquinamento che c'era stato anche nel dialogo tra queste persone e le vittime stesse, no? Che hanno poi invalidato la credibilità e la sostenibilità della tesi. Dicevo, qui vedete già la situazione si ribalterebbe, perché anzi sarebbe l'associazione, in un caso del genere, a farsi carico, con l'obbligo di denuncia ovviamente, a farsi carico di assicurarsi che nell'associazione, seppur di volontariato, non entrino persone, no, che hanno già un certificato antipedofilia sporco, perché questo purtroppo, questa lo capirete bene, è la realtà. La linea purtroppo porta in questa direzione, no? Perché sia per convenienza sia per tante altre questioni. Quindi qui spezzo una lancia per la Chiesa, davvero, perché eh, effettivamente sui giornali si legge solo dei casi della Chiesa, ma i casi qui ne vengono conteggiati molti di più. Sembra un po', diciamo, no? La Chiesa, qualcuno dirà solo matto, ma sembra un po' nell'occhio del ciclone, e non sono poi nell'occhio del ciclone questi vuoti che, ripeto, sono gravi, li ha riconosciuti anche l'ONU, ma insomma ve ne rendete conto da soli, ecco, perché questo buco porta a non isolare poi di fatto chi noi sappiamo che è pregiudicato, no? E mentre il buco della mancanza dell'obbligo di denuncia porta difficoltà a denunciare a terze persone, perché le prove difficilmente si hanno in un caso d'abuso, no? Difficilmente sei presente, quindi puoi avere un sospetto, puoi denunciare un sospetto, difficilmente è la prova certa. Quindi diciamo c'è questo impedimento e il rischio della controquerela nel denunciare, cosa che appunto non ci sarebbe lì, inizierebbe un discorso preventivo. Contiamo poi che anche lo stesso certificato antipedofilia funziona con una condanna precedente, quindi se non c'è la denuncia, no? Se non c'è l'obbligo di denuncia, capite bene che poi non sei segnato sul certificato antipedofilia. Ecco, diciamo che è un po' una situazione, un cane che si morde la coda. Eh, io direi di aver concluso, passo la parola a Federico Tulli. Mm, devo aprirti io, Fede? Sì? No, ecco Ah, fatto. scusate. Condividere. Parto con una. Spero sia stato chiaro. Se c'è qualche domanda, fatemela. Io credo mm, Ok. che almeno il senso si sia capito, ecco. Francesco, devo chiedere se mi puoi autorizzare la condivisione dello schermo perché non me lo Ah, fa fare. aiuto. Scusate che sono... Come si fa? Eh, Scusa Francesco, mi segnalano dalle dirette Facebook che non si sente l'audio. Non so se c'è qualcosa che devi attivare. risolvi Guarda. questo. Risolvi No, l'audio. no, 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 vai con la lavagna. Allora, a me l'ha fatta aprire da qua sotto, condividi, mi dà... E tu mi hai disabilitato la condivisione schermo partecipante. Condividi lavagne, no, partecipante di... Ah, condividi schermo, eccolo qua, forse adesso prova... Ok, Ah, perfetto. ma trovato rapidamente. Ok. Scusate, ma proviamo. Scusate anche me perché ho una terribile bronchite, mio marito ha letto con la febbre stamattina, Perdonami, ho io due la parole. Vediamo se. Allora, se funziona. Sì. Ditemi voi. Allora, intanto grazie Francesco Zanardi dell'Abuso per l'invito. Eh, Cercherò di essere il più sintetico possibile e quindi per poterlo fare, per ridurre i tempi, perdonatemi se mi autocito in diversi passaggi.
Allora, io mi concentrerò in particolare sulla questione della pedofilia nella Chiesa in Italia, anche qui per questioni di tempo. Francesco e poi anche l'avvocato Mario Caligiuri parlano più, in maniera più estesa appunto della questione che riguarda anche il volontariato in generale. Ovviamente la questione della pedofilia nella Chiesa è solo una parte del problema, che è quello della pedofilia nella società, civile in Italia. Allora, io da circa 20 anni mi occupo da giornalista di violenze su bambini e donne e bambine, compiute in ambiente ecclesiastico e non solo. E da oltre 10 anni collaboro con Rete L'Abuso. Oltre ad aver molto studiato, ho intervistato avvocati, storici, filosofi, magistrati, sociologi, psichiatri e psicoterapeuti che hanno fatto ricerca scientifica su questi temi o che hanno avuto vittime tra i loro pazienti. E mi sono avvalso del loro contributo nei miei libri e nelle inchieste che ho scritto per 17 anni sul settimanale Left. Ma ho anche intervistato di persona centinaia di vittime di paesi diversi, ho visto l'orrore e la disperazione nei loro occhi. Quasi tutte avevano impiegato anche decine di anni a elaborare, per quanto possibile, e denunciare la violenza subita da bambini. Secondo uno studio australiano passano in media 33 anni prima che ci riescano. Molte vittime di preti pedofili ho potuto riscontrare che hanno pesantissime disabilità congenite che vanno dalla sordità alla cecità e così via, e questo le ha rese ancora più vulnerabili tra gli esseri umani più vulnerabili. Moltissime di quelle che ho incontrato sono cresciute senza uno o entrambi i genitori, oppure in ambiente familiare assente e inaffettivo. E di questa carenza affettiva aveva approfittato lucidamente il pedofilo per avvicinarsi al bambino o alla bambina, sapendo che difficilmente un adulto li avrebbe protetti. Io ricordo il racconto di una ragazza, era stata stuprata per 4 anni, fin da bambina, da un sacerdote di oltre 40 anni più grande di lei. Non aveva praticamente mai avuto il padre e la mamma era la collaboratrice domestica del suo stupratore. E le chiesi: ma quando il parroco ti mise le mani addosso, non dicessi nulla a tua madre? Certo, mi rispose, e come reagì? Mi dette uno schiaffo, mi accusò di aver inventato tutto e non ne parlò mai più. Lei aveva 13 anni, nessuno l'aiutò e denunciò tutto appena divenuta maggiorenne. Ad accompagnarla in caserma in un'altra città fu una zia. Ecco, io l'indifferenza mortale della madre di questa ragazza è la stessa che riscontro dai 20 anni a livello istituzionale. Cosa voglio dire? In Italia Stato e Chiesa non hanno mai preso in considerazione l'idea di realizzare un'indagine su scala nazionale o di delegare una commissione realmente indipendente a farlo. Tempo fa chiesi a una ministra per le pari opportunità e al portavoce della Santa Sede, che allora era Monsignor Lombardi, come mai l'Italia non prendesse esempio da altri paesi molto simili al nostro per tradizione cattolica, che hanno deciso di affrontare, indagando a fondo, il fenomeno criminale della pedofilia nella Chiesa. La ministra mi rispose che la questione non era nel programma di governo. Monsignor Lombardi mi disse che da noi il problema non sussiste. Un breve inciso, io rivolsi questa domanda alla ministra in occasione della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di Lanzarote, di cui si è molto parlato fin qui e se ne parlerà ancora. Seduto accanto alla ministra c'era un vescovo, sebbene la Santa Sede non aderisca alla Convenzione. Non molto convinto di queste risposte, mi sono messo a indagare e nel 2014 ho scritto il mio secondo libro, Chiesa e pedofilia, il caso italiano. Dopo oltre 200 pagine di inchiesta, fonti verificate, documenti e testimonianze alla mano, sono giunta alla conclusione opposta rispetto a quella del Monsignor Lombardi, avendo scoperto che dall'Unità d'Italia in poi la pedofilia di matrice clericale attraversa senza soluzione di continuità tutta la storia del nostro paese, fino a oggi. In Italia non esistono, come ha detto anche Francesco molto bene, statistiche ufficiali sulla diffusione della pedofilia in generale, men che meno su quella di matrice clericale. Il Ministero per le pari opportunità non rende pubblici i dati dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, contribuendo, secondo me, a far passare l'idea falsa nell'opinione pubblica che si tratti di un fenomeno occasionale circoscritto a determinati ambiti o specifiche realtà di degrado sociale. Tra il 2022 e l'inizio del 2023, in assenza appunto di statistiche ufficiali, grazie anche al sostegno di Rete L'Abuso con i suoi dati, ho realizzato per Left una lunga inchiesta, lavorando anche su fonti giornalistiche, documenti
testimonianze, sentenze passate in giudicato e così via, dalla quale è emerso che in Italia in 23 anni, dal 2000, sono stati denunciati 146 sacerdoti, 113 sono state le condanne definitive per reati di natura pedofila. Le vittime accertate di minori di 14 anni sono state almeno 516 minori di 14 anni, e questo conferma il dato che poco fa ha detto Francesco parlando di proiezioni, cioè la media è 4,56 vittime in media di vittime accertate minori di 14 anni per caso giunto in sentenza passata in giudicato. E dico che almeno 516 sono state perché è impossibile anche solo stimare il numero delle vittime di pedopornografia online. Un altro dato: nessuna delle 146 denunce alla magistratura italiana è mai partita da un vescovo. E ancora, il 17 dicembre 2022, Monsignor Baturi, segretario generale della Conferenza Episcopale, ha rivelato che dal 2010 al 2020 sono stati 613 i fascicoli trasmessi dalle diocesi italiane al Dicastero per la dottrina della fede, cioè la Santa Sede. Altri 100 fascicoli erano stati trasmessi tra il 2000 e il 2010. Sommando questi numeri, viene fuori che tra il 2000 e il 2023 in Italia sono stati denunciati almeno 859 casi di pedofilia nella Chiesa. A questo conteggio mancano una trentina di casi di cui ha parlato Francesco poco fa, perché io nell'inchiesta non sono arrivato all'ultimo report della CEI, che è di pochi mesi fa. Quindi 859 casi di pedofilia nella Chiesa in Italia dal 2000 al 2023. Di questi, appunto, 713 fascicoli della CEI, nemmeno questi sono mai stati condivisi con la magistratura, sempre in virtù del diritto, lo metto molto tra virgolette, a non collaborare con la magistratura sancito dall'articolo 4 del concordato. Solo per fare un paragone veloce, Spotlight del Boston Globe, il famoso pool di giornalisti, insomma, che nel 2001 ha dato il via alle inchieste negli Stati Uniti che hanno portato alla bancarotta a 15 diocesi per risarcimenti dovuti alle migliaia di vittime riconosciute. Spotlight è partita dall'indagine su 89 casi. La commissione SIAE in Francia, di cui tanto si è parlato qui da noi nel 2021, ha scoperchiato un'orrenda situazione molto simile a quella statunitense, partendo dalla denuncia di 70 casi. Qui da noi, dopo 859 casi accertati e chissà quante migliaia di vittime, ancora non si muove nulla. La mia indagine, ripeto, giornalistica conferma quanto scoperto e accertato appunto dall'associazione Rete l'Abuso, Onlus, che è anche l'unica realtà della società civile nel nostro paese che si occupa di tutela dei diritti delle vittime di preti violentatori. Questo report che vedete nello schermo è ormai superato da quello che Francesco ha fatto vedere poco fa. È bene ribadire a questo punto che la cosiddetta giustizia ecclesiastica, Francesco prima citava i tribunali ecclesiastici, si fonda sulla convinzione che il più violento dei crimini nei confronti di un bambino o una bambina sia prima di tutto un peccato, un delitto contro la morale. Qui nelle slide vedete commenti di persone che rifiutano totalmente questa impostazione, e come tale, cioè come un peccato, viene trattato nei tribunali ecclesiastici. Il punto non è tanto evitare che un pedofilo ghermisca la sua preda, ma che un prete e la sua vittima facciano del male a Dio. È l'offesa alla divinità che è intollerabile. Sta qui la tolleranza zero di Papa Francesco, ma anche di Benedetto XVI, suo predecessore, tanto esaltata anche dalla stampa laica italiana. Si tratta, a mio modo di vedere, di una visione umanamente inaccettabile, di cui l'Italia, uno Stato laico per Costituzione, non tiene conto nel tenere in vita il concordato, e l'articolo 4 in particolare, ma anche nell'applicare parzialmente, come ha denunciato poco fa Francesco, la Convenzione di Lanzarote. Cosa comporta questa situazione? Comporta che il pedofilo prete, che come tutti i pedofili è una persona gravemente malata di mente, ma non di quelle che danno in escandescenza, sia lucidamente consapevole di poter agire pressoché indisturbato, potendo contare sulla copertura delle proprie istituzioni e su un credito socialmente e politicamente riconosciuto molto più alto di qualsiasi altro membro della società civile. Questo significa che la vittima, i sopravvissuti, durante la loro vita non dovranno combattere solo contro le conseguenze della violenza in sé, e solo pure qui a molto tra virgolette, ma anche contro tutto ciò che un sacerdote rappresenta ancora oggi, spesso inspiegabilmente, nell'immaginario comune,
e dovranno combattere contro l'istituzione religiosa di cui il pedofilo fa parte, capace di condizionare in maniera profonda media, politica, opinione pubblica, con i suoi onnipresenti organi di propaganda e informazione, al fine di preservare in primis l'immagine pubblica del Papa. E poi che importa a costoro se questo atteggiamento abbia come diretta conseguenza la lesione di un diritto umano fondamentale, la salute psicofisica della persona. E concludo lasciando aperta l'ultima slide che in parte, e intanto vi ringrazio, sintetizza quello, diciamo, la parte finale dell'intervento di Francesco e secondo me ecco, può essere anche utile per introdurre quella dell'avvocato Mario Caligiuri che se non ricordo male parlerà dopo di me. Grazie. Grazie Federico, sì, infatti adesso diciamo che dopo aver un po' maturato questa parte passerei la parola a Mario Caligiuri che è il coordinatore legale del pool legale della rete Abuso. Mario. Buongiorno a tutti e grazie della partecipazione. Noto che abbiamo 23 partecipanti, quindi io necessariamente devo calibrare il mio intervento. Grazie anche a ai due che mi hanno preceduto, con particolare riferimento ai punti che sono stati toccati che riguardano da un lato le violazioni delle disposizioni sovranazionali, citando appunto Lanzarote, ma direi anche Istanbul, in stretta relazione con la tutela dell'integrità psicofisica della donna all'interno dei contesti relazionali, eccetera. Io permettetemi una rapidissima, quindi mi occuperò delle proposte e per poi riservarmi di intervenire successivamente. Prego, Francesco, stai dicendo qualcosa? Ah, ok. Mi sentite? Mi senti? Si sente? Sì, sì. Ah, ok, ok, scusatemi, ma ho le cuffie. Allora, io il primo passaggio che farei è l'inquadratura di una necessità di modificare le disposizioni correnti per quanto riguarda la questione che è stata toccata relativamente all'obbligo di denuncia. Noi abbiamo delle disposizioni che si radicano sulle cosiddette, inizialmente erano definite le nuove norme sulla violenza sessuale, ma sono molto datate, venivano citate tali, ma non sono, non sono tali, perché si radicano nella riforma del 96, la numero 66. Molto rapidamente io vorrei considerare questi passaggi che hanno determinato poi reati contro la sfera sessuale che prima erano a querela di parte, anzi erano inesistenti per quanto riguarda i minori, no? La figura del minore era assolutamente inesistente. E devo, consentitemi questa forzatura, dare merito a due figure importanti nell'ambito culturale che ha fatto sì che vi fosse questa promulgazione. In realtà ha tre elementi. Il primo è dato dalle motivazioni politico-ideali che hanno portato al movimento femminista che riuscì così a raccogliere in quella particolare congiuntura 300.000 firme per affermare la necessità che questo diritto venisse riconosciuto, cioè la trasformazione di un reato contro la persona da diventare tale, anziché una visione assolutamente deviante
e quindi riuscì a raccogliere per affermare appunto con quel disegno di legge la dignità della donna e l'integrità in quanto persona. Quindi è l'affermazione del diritto di autodeterminazione del proprio corpo e sulla propria sessualità. Grazie a queste disposizioni noi ci troviamo in un contesto sia per quanto riguarda gli impulsi derivati dal movimento, determinati dal movimento femminista, sia per quanto riguarda la condizione specifica delle leggi, ad un apparato di norme che possiamo dire è fermo, è sostanzialmente fermo da 30 anni, se non sbaglio. È vero che abbiamo avuto i vari soccorsi, scusate, i codici rossi, il codice rosso rimodificato ulteriormente e tutto ciò che è inutile citare, ma è altrettanto vero che ci si trova di fronte ad una situazione di assenza di garanzie che incidono in prevalenza sulla prevenzione. Quindi coniugare prevenzione e tutela significa capire se effettivamente nel concreto l'attuale situazione che noi registriamo è tollerabile o no. E gli elementi che sono stati considerati poc'anzi segnalano una situazione diversa. Quindi grazie a due persone attive che all'epoca, io devo necessariamente citarle rapidissimamente, la dottoressa Anna Maria Serafini, che era deputata alla Camera e senatrice della Repubblica, che poi ha ricoperto vari incarichi parlamentari, e il dottor Pietro Forno, procuratore aggiunto allora presso la Procura della Repubblica, prima di Torino e poi di Milano. Sono totalmente assenti queste figure dalle citazioni che vengono normalmente fatte per rievocare, diciamo così, l'attività o meno nei cambiamenti legislativi. Io credo che sia doveroso. In quest'ultimo, soprattutto per quanto riguarda l'attività del dottor Forno, che è stato ideatore e direi realizzatore di tematiche investigative, a mio parere, ma non solo a mio parere, tra le più avanzate d'Europa. Fatta questa doverosa premessa di dare il riconoscimento a chi effettivamente ha lavorato per la promulgazione della riforma, ripeto, congelata nel 96, sulla violenza sessuale, che ha, diciamo così, reso la figura del minore sicuramente più centrale, no? Però abbiamo questa situazione ormai che richiama un cambiamento. Io arrivo subito ad evito di riprendere varie questioni che sono state trattate per dare appunto spazio a 23 persone ora che stanno ascoltando. E arrivo alla necessità di intervenire, e quindi è un aspetto immediatamente propositivo che si collega, perché è stato citato poc'anzi, si collega alla espresso indirizzo che ha dato l'ONU. Noi in quell'occasione eravamo presenti agli incontri che in 3 giorni sono stati tenuti ed eravamo presenti quando, se vi collegate vedete quel video, quando l'Italia è stata redarguita efficacemente, cioè prima di aver formalizzato quegli ammonimenti nei confronti del nostro paese, c'è stata appunto una considerazione dell'inattività del nostro paese, no? E da lì è derivato questo impulso al cambiamento che, come dicevo prima, a mio parere, e arrivo subito all'aspetto tecnico, è possibile realizzare
ma anche subito. E qual è? Noi abbiamo già nel nostro codice penale di merito, i colleghi che sono in ascolto capiranno, ma io devo, recepiranno a volo quello che dirò, ma io devo essere il più possibile chiaro nei confronti di tutti coloro che ascoltano. Noi abbiamo già un articolo che è espressamente rubricato, omessa denuncia di reato da parte del cittadino, ed è limitato, permettetemi che prenda il Vangelo, il nostro Vangelo, che di chi opera in questo ambito, perché non vorrei dire delle inesattezze, che il 364, lo leggo rapidissimamente, vista consentendo. Allora, il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte, l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361, eccetera, è punito con la reclusione fino ad 1 anno o con la multa da euro 103 a euro, eccetera, eccetera. Io non mi soffermerei ovviamente sulla condizione reattiva del legislatore in relazione alla pena, ma a noi interessa che si centralizzi in modo molto chiaro e quindi un comando, un precetto normativo, questa integrazione. Quindi si potrebbe alla punto iniziale, dove viene appunto evidenziato chi ha notizia di un delitto contro la persona dello Stato per il quale la legge stabilisce l'ergastolo, si potrebbe aggiungere nonché dei delitti di violenza sessuale a danno di minore, di atti sessuali con minorenne, quando procedibili d'ufficio, di corruzione di minorenne, di adescamento di minorenni, di prostituzione minorile, di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico. Da qui c'è, diciamo così, l'espressione che ne obbliga la denuncia, quindi come condotta omissiva appunto di questo precetto, che non ne fa immediatamente denuncia all'autorità indicata. Quindi che vuol dire? Non limitare quindi questa disposizione a chi è a conoscenza di reati commessi nella menzione di reati contro lo Stato, chi ha notizie di un terrorista, diciamo così, che prepara un attentato all'obbligo, viene ricalibrata questa unicità, diciamo così, parzialità della disposizione e allargata alle questioni che ci interessano e di cui stiamo trattando. Vorrei aggiungere, e mi avvio alla conclusione perché a me interessa molto anche come nei territori, nelle varie realtà del nostro paese viene considerata e viene recepita la condizione del minore. Dicevo, queste disposizioni, e prima mi sono espresso in modo critico nei confronti delle anche delle ultime modifiche, ma perché? Perché non è con l'inasprimento della reazione dello Stato di fronte a determinate condotte che quindi inasprendo le leggi, inasprendo la pena, si possa ottenere un risultato. Basti considerare i femminicidi, no? Dove, e qui arrivo all'altro punto, dove un reato predittivo del femminicidio, ma aggiungerei anche della violenza sessuale agita nei confronti delle donne e dei bambini, è il maltrattamento. Il reato di maltrattamenti nel nostro sistema pratico, quindi mi riferisco all'attività specifica delle procure, con le dovute eccezioni, ovviamente, ma mi assumo la responsabilità di ciò che sto affermando, è veramente difficile trovare una coerenza
su questo, ma soprattutto anche per quanto riguarda l'emanazione di misure cautelari che si agganciano alle finalità centrali della prevenzione, e quindi si può fare un ragionamento più concreto sulla tutela effettiva, no? Riprendendo il filo, e concludo, sull'altro aspetto che non viene disvelato, che appunto si identifica nel reato di maltrattamenti. Vi sono dei segni tangibili, dei comportamenti chiari, e questi dei comportamenti chiari rispetto ai quali, se intervenendo tempestivamente, come è accaduto in un recentissimo femminicidio, dove praticamente la procura o quantomeno le forze dell'ordine, ma sicuramente i nuovi codici portano a questo, all'intervento, no? Al binario preferenziale, no? Se si fosse intervenuto prima, quella donna sarebbe ancora viva. Ora, vi è quindi anche la possibilità, e direi anche la necessità, quantomeno culturale, di considerare anche l'inclusione nella modifica che poc'anzi del 364 anche per il reato dei maltrattamenti nei confronti dei minori. Perché io posso anche notare che un genitore dà uno schiaffo ad un bambino se lo vedo una volta, 2 volte, ma poi se questi schiaffi o queste condotte qualificabili come percosse sono reiterate, non parliamo più di percosse, non parliamo più, o quantomeno di quell'indicatore educativo, diciamo così, tollerato nel rapporto con un bambino o con una bambina. Parliamo di maltrattamento, e quindi è estremamente importante che si ragioni su questo. Allora, io mi fermo veramente questa volta e do la parola, mi riservo quindi, se è possibile, se mi dà spazio per gli altri interventi. Buona continuazione, grazie. Grazie a te Mario. Passo intanto che risolviamo il problema alla dottoressa Carla Pugligheddu, che è il garante della Regione Sardegna, Sì, buongiorno a alla quale tutte chiedo e scusa tutti. per averle storpiato il cognome. Non si Mi perdoni, preoccupi, guardi. capisco la complicazione. Buongiorno. Quindi mi sentite? Sì, Benissimo. buongiorno. Allora, grazie innanzitutto per aver organizzato questo momento di informazione, di formazione, di conoscenza, perché reperire dati è veramente difficile su tutti i fronti, anche all'interno delle istituzioni e per conto delle istituzioni, quindi è un problema che io affronto quotidianamente. La Regione Sardegna è colpita ovviamente da questo fenomeno che si sviluppa principalmente per una questione di povertà educativa che riguarda l'ambito minorile nella sua completezza, considerando tutti i soggetti che si occupano della formazione, della crescita dei bambini e delle bambine. In Sardegna si verificano fenomeni di maltrattamenti, di abusi sessuali, soprattutto nei confronti delle bambine, che mi è capitato spesso di incontrare nelle comunità di accoglienza, in un numero veramente esagerato e sorprendente. Direi che la questione della prevenzione sia dirimente, non c'è una formazione e un supporto alla genitorialità. La violenza assistita è frequente e determina tutta una catena di privazioni di diritti, di mancanze di tutela. Il sistema di tutela minorile giuridico è molto lento e questa lentezza determina uno sviluppo ulteriore di violenze. Credo che si debba partire dalla famiglia per per la formazione che manca appunto da molti genitori giovani anche, che sono il frutto di un modello educativo che in questo momento non è più valido, un modello educativo che guarda soprattutto alla prestazione
propria all'immagine e quindi trascura tutta una serie di importanti funzioni genitoriali, che sono soprattutto quelle dell'ascolto. L'ascolto non soltanto ovviamente in famiglia, a livello giuridico è un diritto che penalizza i minori perché non sono ascoltati adeguatamente, non sono considerati nel momento in cui riescono ad esprimere un disagio. Inoltre la questione della denuncia è molto scoraggiante nel nostro sistema perché la denuncia delle violenze, quando le donne soprattutto riescono ad affrontare coraggiosamente un processo giudiziario che anche si sviluppa e si realizza come dire, la violenza stessa si accerta, ecco, può subire ulteriori processi per diffamazione, perché il soggetto violento a sua volta denuncia la propria vittima, riconosciuta pure vittima, e quindi la donna si trova ad affrontare sempre e soltanto processi a se stessa, alla propria esistenza. Pertanto, grazie, ne approfitto per riflettere e per sostenere le proposte che sono state oggi presentate. Grazie. Benissimo, grazie a lei, dottoressa Pugligheddu. Passo allora la parola a Fabio Biasi, garante dell'infanzia e dell'adolescenza, provincia autonoma di Trento, che credo sia sostituito dalla dottoressa Manuela Paganini, se non sbaglio, giusto? Sì, buongiorno, sono Manuela Paganini. In questo Buongiorno, momento il dottoressa. dottor Biasi purtroppo non ha potuto collegarsi perché aveva un impegno e niente, io lo rappresento. Ringrazio per questa opportunità perché ritengo che sia veramente preziosa, soprattutto questa raccolta vostra di dati e questa rappresentazione di questa purtroppo triste realtà. Mi sono piaciute le proposte a livello, insomma, di modifica eventualmente legislativa, quello che si potrebbe fare, le proposte, perché credo che si debba sempre, no, partire da delle proposte per poter, no, cambiare anche. Noi nella nostra realtà trentina, in questi 5 anni di mandato del dottor Biasi, lui adesso è in scadenza, stanno nominando il nuovo garante, abbiamo potuto purtroppo osservare un fenomeno molto, molto forte, quindi diffuso, insomma, in tutta Italia, ma purtroppo in tutto il mondo, che è quello effettivamente della violenza sulle donne. Sono stati numerosi i casi che sono arrivati all'interno appunto del nostro ufficio, questa violenza domestica, spesso purtroppo etichettata, no? Si perde a volte il riferimento quando poi passa anche in fase giudiziale, dove la violenza domestica spesso viene letta come conflitto genitoriale e lì cominciano i guai, nel senso che come dire, no, si perde un po' effettivamente il focus e chi ne va di mezzo sono naturalmente le parti più deboli, che sono i bambini e sono le donne. Ecco, noi abbiamo osservato questo, ci rattrista molto, abbiamo ascoltato tantissime persone, abbiamo cercato di aiutarle in tutte le maniere, però veramente nel nostro piccolo. Secondo me si potrebbe fare molto, molto, molto di più, anche perché nel momento in cui veramente la violenza domestica viene confusa con conflitto genitoriale, si perde davvero il nome reale del fenomeno. Io non ho altro da aggiungere perché credo ci siano persone anche molto più, no, competenti e più formate di me su altri argomenti, su quello che soprattutto avete affrontato voi. Come dire, non sono digiuna purtroppo di queste esperienze rappresentate dal vostro report e condivido effettivamente anche il dato che avete dato triste, che una vittima solamente dopo una media di 33 anni riesce effettivamente a parlare. E purtroppo quando i bambini invece parlano, noi ci siamo accorti che vengono sottovalutati, i bambini non raccontano direttamente della violenza, raccontano sostanzialmente, ci lanciano dei messaggi, come prima è stato, no, quando la bambina aveva raccontato, no, alla madre quell'episodio successo con il prete. Lì è l'adulto che deve interpretarlo, purtroppo a suon di diritto
eh, a volte viene, no, il debole rimane sotto questa macchina, no, anche della giustizia. Ci vuole un apparato forte, un apparato che crede realmente che purtroppo queste cose accadono e che riesca davvero a dar voce, perché questo è importante, dare la voce reale ai bambini e avere dei tecnici che li ascoltano realmente e che possano rappresentarli in giudizio. Questo è il mio Grazie, parere. grazie dottoressa Prego. Paganini. E aggiungo una cosa, perché in realtà bisogna calcolare che noi adulti ci rendiamo conto di un abuso sessuale per il bambino, no? Io sono stato vittima Certo, dagli 11 ai 15 anni e io non me ne rendevo conto perché c'era la mia maturazione ormonale che mi dava novità, no? Fisiche, no? Nuovi effetti fisici, pardon, insomma, sembrava perfino tutto normale, non c'era stata un'istruzione, un'educazione civica, come dicevo prima, che mi permettesse di percepire il pericolo che io in quel momento, sono sincero, non percepivo. E riguardo la maturazione che lei ha detto, 33 anni, e anche qui di nuovo torna utile l'obbligo di denuncia, perché capite che la denuncia avviene verosimilmente abbastanza vicina agli abusi, no? Perché, insomma, in un arco temporale relativo e la vittima viene aiutata perché il bambino anche lì non sa che questo è un trauma e può dargli, no, delle problematiche. Quindi mh, matura poi naturalmente il trauma e infatti si arriva poi, io ho denunciato a 40 anni, ecco, certo. oggi faccio il presidente della rete. Purtroppo quello che noi abbiamo visto e ci rammarica davvero moltissimo, abbiamo avuto casi in cui sono venute delle donne, le mamme, a denunciare degli abusi subiti dai loro figli, magari in tenera età, sto parlando di bambini di 2, di 3 anni, e purtroppo non sono state credute. Il problema è che anche l'ufficio, ovviamente, noi siamo pubblici ufficiali, quindi abbiamo denunciato, no, alla procura, abbiamo fatto le segnalazioni sugli elementi che ci venivano fornite. Poi è la parola della madre col suo avvocato contro quella del padre e si apre una cosa lunghissima, eterna, dove questi bambini comunque vengono esposti, perché fino alla fine, fino a quando non si arriva alla fine del procedimento, il bambino rimane all'interno di questo, no, delle scelte degli adulti che sono armati, soprattutto quando devono proteggere, no, se stessi da delle accuse che sono pesanti, veramente pesanti. Però purtroppo abbiamo visto delle mamme che non hanno nemmeno i mezzi economici per poter poi affrontare queste situazioni e quindi noi le abbiamo sostenute con tutti i mezzi che avevamo, però poi è la giustizia che deve fare il resto e deve essere la vera giustizia. Concordo, la ringrazio Nulla, dottoressa Paganini permesso. e la dottoressa Giulia Tanda, che è il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione dove ha anche sede la rete d'abuso, che è la Liguria. Dottoressa, prego. Eccomi, grazie. Buongiorno, Innanzitutto grazie. saluto tutti e ringrazio per l'invito. La questione è, credo, molto complessa, ha mille sfaccettature che vanno appunto dai maltrattamenti, dagli abusi, dalla difficoltà di segnalarli, dallo stesso anonimato che cerca la vittima di questi abusi, quindi la questione è veramente complessa. Se devo concentrarmi su quello che ho acquisito, le nozioni che ho acquisito in questa interessantissima riunione, sono proprio questi dati allarmanti di abusi che avvengono all'interno della Chiesa, perché qui si giustifica effettivamente il fatto che le cose, fino a quando non viene effettivamente costituita una commissione, non si potrà trovare una vera prevenzione o una vera, diciamo, condanna e espulsione dal ruolo dell'artefice di un delitto così grave. Eh, Peraltro, ripeto, ho premesso che è una questione che ha mille sfaccettature.
perché da un lato è difficilissimo, come diceva, acquisire delle prove, ma questo sia nell'ambito familiare che nell'ambito extrafamiliare, e in questo senso quindi secondo me la cosa importante è che sia supportata la famiglia, che concordo con la garante della Sardegna, esiste una carenza, almeno io trovo che ci sia perdonatemi il termine, ma un decadimento della responsabilità genitoriale importante, che nasce sia dal difetto di ascolto e sia dal difetto di assumere posizioni di riferimento, di protezione e di accudimento effettivo, troppo concentrati sulla propria realizzazione. Il secondo invece ambiente che riuscirebbe a portare a termine effettivamente il diritto all'ascolto sarebbe l'ambito scolastico, cioè bisognerebbe far sì che nell'ambito della scuola questi ragazzi si sentano forti nel poter parlare, ma più che altro nell'essere ascoltati, perché al diritto all'ascolto deve essere presa in considerazione anche l'adulto che prende in considerazione il bambino. Quindi io ho avuto delle questioni spesso molto brutte, perché spesso vengono nell'ambito della conflittualità genitoriale, vengono messe in dubbio, diciamo, la veridicità delle denunce, in quanto viene considerata una strumentalizzazione per portarsi la vittoria nell'ambito di un procedimento tra i coniugi o nella coppia. D'altra parte, certe volte effettivamente queste situazioni vengono strumentalizzate. Quello che trovo molto grave è il non recepimento totale di quello che dice ora la Cassazione. A volte la conflittualità porta il bambino a voler allontanare una delle due figure genitoriali. Ecco, questo comporta spesso da parte dell'autorità giudiziaria l'allontanamento del bambino dal nucleo familiare. Questo lo trovo una cosa gravissima, perché innanzitutto la bigenitorialità è un diritto, ricordiamoci, e non è un dovere da parte del bambino. Secondo, il sostegno alla bigenitorialità può essere portato nell'ambito domiciliare. Strappare un bambino alla madre trovo che sia un effetto traumatico che non può che aggiungere danno su danno. E queste sono forme comunque di maltrattamento. Queste decisioni normalmente sono supportate da relazioni da parte degli assistenti sociali, psicologi. Ecco, sotto questo profilo a me piacerebbe che ci fosse una maggiore informazione, che ci fossero diciamo, dei percorsi, dei tirocini, dei corsi in cui si spiega bene quali sono i diritti sanciti dalla nostra Costituzione, dall'ONU, dalla Convenzione di Strasburgo sui bambini, perché secondo me siamo rimasti un pochino indietro sotto questo profilo. Dichiarare un diritto all'ascolto quando in realtà i bambini sono ascoltati se hanno la capacità di discernimento, che è un concetto molto discrezionale, solo quando sono tirati dentro in un procedimento, non mi sembra la realizzazione di un diritto all'ascolto. Grazie comunque, grazie. Grazie a lei, dottoressa Tanda. Allora, ci sarebbe Giovanni Galano, che è il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Campania, e la dottoressa Antonella Di D'Andrea, che mi pare c'era prima, non la vedo però più, o sbaglio? Credo di non sbagliare, forse è caduta la linea. Allora, procederei. Poi, no, aspettate, c'è ancora la dottoressa Monica Sansoni che prima non riusciva a entrare. Dottoressa, se riesce, proviamo un attimo se riusciamo ad avere il suo audio. Allora, aspetti che dovrò sbloccarla, credo io. Il microfono no. Ah sì, io lo sblocco. Ecco. No. Allora, tecnicamente lei è attiva, però
Aspetti che sta dando connessione audio in corso. Ehm, Aspetti, se mi chiama sul cellulare la metto in viva voce, dottoressa? Sì? Ottima idea. La chiamo io, la chiamo io. Allora, eccoci qua. Francesco, Buongiorno. buongiorno. Sentite? Signori? Sì? Bene, ok. Mi dispiace, ho messo anche delle cuffie, ma non ho risolto nulla. Quindi io vi sento molto bene e ho ascoltato tutti gli interventi dall'inizio. Saluto di nuovo Rete L'Abuso e te, Francesco, con il quale ormai abbiamo un contatto quotidiano. Saluto i colleghi delle altre regioni d'Italia che come me svolgono questo importante e delicatissimo ruolo che ci vede tante volte in prima linea sulle situazioni che riguardano appunto anche l'abuso sessuale, psicologico dei nostri minori d'età. Saluto anche, non so se sono ancora collegati da Tivoli, No Child Abuse. Proprio ieri c'è stata un'altra udienza presso il Tribunale di Tivoli, dove io sono nuovamente costituita parte civile. Ciao a tutti. Buongiorno. Buongiorno anche all'avvocato che ho avuto modo di seguire proprio in questi procedimenti penali. Io, per chi un po' conosce la mia storia istituzionale, sono costituita parte civile in diversi processi penali che riguardano pedofilia, pornografia, sia per quanto riguarda il Tribunale di Latina, sia per appunto la provincia di Roma e il Tribunale di Tivoli. Io ho avuto modo di avvicinarmi purtroppo alla fenomenologia della pedofilia e della pedopornografia anche prima dello svolgimento di questo mio ruolo istituzionale. Sono ormai più di 20 anni che tratto questa materia ed è anche una delle materie che insegno all'interno delle scuole di polizia di Stato come criminologa, e quindi la materia di criminologia, soprattutto investigativa, riguarda proprio questi fenomeni. Non nascondo purtroppo una certa difficoltà a trattare questo argomento, soprattutto con come dire, i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine all'interno di quei progetti di prevenzione che porto all'interno delle scuole. Anche quest'anno abbiamo già presentato varie progettualità che riguardano proprio prevenzione, sensibilizzazione e contrasto dei fenomeni dell'abuso. Perché poi quando parliamo di abusi è ovvio che diciamo, la mia attenzione riguarda e si concentra sulla tutela e sulla protezione del minore affinché i suoi diritti vengano garantiti. E quindi uno dei miei compiti, una delle mie funzioni è anche quella di formare i nostri ragazzi affinché loro stessi possano individuare quei campanellini d'allarme che, ahimè,
stanno conducendo il minore proprio alla vittimizzazione, quindi ad essere bersaglio del pedofilo. E diciamo che ho più facilità, io vi porto anche un po' la mia esperienza di questi anni e quotidiana, diciamo, no? Ho più facilità ad approcciare l'argomento sotto il punto di vista del web. Anzi, anche le famiglie, diciamo, si aprono un po' di più all'argomento del grooming, per esempio, dell'adescamento online del figlio o della figlia, che appunto altro non è che la pedofilia online, quindi tutto quello che è pedopornografia. Quando invece andiamo a toccare tutti quei segnali di rischio che vis-à-vis i nostri giovani invece potrebbero avere, li trovo più difficoltà all'approccio, perché c'è difficoltà ad affrontare proprio l'argomento sulla sessualità, sulla, come dire, sul poter indicare ai nostri giovani quali sono i comportamenti che noi adulti dobbiamo mantenere verso i minori d'età e quali sono quelli illeciti invece. C'è un bellissimo progetto che io non mollo, continuo a seguire un po' a distanza, che è la campagna di sensibilizzazione del Consiglio d'Europa, si chiama One on Five, e l'Italia è nel tavolo tecnico di questo progetto, che attraverso dei fumetti, attraverso dei video, dei cortometraggi adatti dai 3 anni ai 18 anni, conduce proprio il minore alla scoperta di quello che è consentito e quello che non è consentito. Si intitola Qui non si tocca, e c'è un personaggio che è Kiko, che è un bambino, insomma, è un piccolo pupazzetto che rappresenta un bambino, e si accompagna alla mano e appunto insegna il qui non si tocca. Anno fa, lo raccontavo tempo fa appunto anche a Francesco, ho provato a proporlo all'interno degli uffici scolastici, eccetera, però non ha trovato molta adesione, come dire. E in qualche modo però nella divulgazione di quelli che sono i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è chiaro che io continuo a formare i ragazzi rispetto a quelle che sono le convenzioni internazionali, no? E ovviamente all'interno, se noi pensiamo a tutti quelli che sono i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, troviamo appunto anche quello che è il diritto alla buona e giusta crescita psicofisica, psicomotiva di un minore. Cerco in qualche modo di approcciare anche l'argomento appunto dell'abuso sessuale. Però è innegabile, io mi sento oggi di parlare comunque a tecnici, a professionisti che ben hanno presente cosa sia la pedofilia dal punto di vista teorico e anche purtroppo, ahimè, dal punto di vista pratico. Io ho avuto e ho ancora modo di supportare i ragazzi che sono stati inglobati in un reato di pedofilia. C'è chi diciamo ne è uscito, anche se poi dal punto di vista non se ne esce mai definitivamente, no? Per il trauma che si trascina dietro un essere umano che ne è stato appunto vittima
di un reato del genere è eterno. Io lo chiamo reato irreversibile, no? Anche se l'elaborazione con il tempo, con la crescita personale si modifica, però sarà un segno indelebile nella vita dei nostri ragazzi. È chiaro, ascoltavo, anche se mi dispiace l'ultimo punto, il fatto di dover ascoltare i ragazzi ha una fondamentale importanza. Infatti una delle mission del Garante è proprio quello dell'ascolto dei minori d'età. Ed è quello che per me, da quando poi ho io il piacere di poter portare avanti questo incarico, ma già dal 2012 dei precedenti garanti, ma quando sono stata io in prima persona, la cosa che ho potuto approfondire maggiormente è proprio l'ascolto. E non a caso, insieme all'avvocato che credo sia collegato, non so se era riuscito ad entrare perché aveva qualche difficoltà, nel 2022, pochi mesi dopo la mia nomina, abbiamo voluto fortemente istituire il primo centro antiviolenza minorile che per la prima volta vede proprio l'accoglienza diretta dei minori che sono vittime di reato. Ed è stato proprio questo centro che ha portato a galla i casi di pedofilia che voi avrete sicuramente letto, ad esempio quello del professore di religione, diacono della nostra curia, ancora il gruppo scout di una parrocchia della provincia, quindi sempre della nostra regione Lazio. Ecco, attraverso proprio questo centro dona anche ai ragazzi la facilità di accesso e di approccio con personale che è abilitato ed è formato all'ascolto del minore. Si è avuta la possibilità di garantire che cosa? Quella fiducia, quella sensazione di accoglienza e di protezione che i ragazzi per potersi aprire a un argomento così delicato. Noi oggi abbiamo avuto modo di osservare anche dei numeri, un report importante, quello che Francesco ci ha presentato, no? Quindi immaginiamo quanto oltre questo report noi abbiamo come sommerso, quanti casi che non emergono. E guardate che in questi giorni di fine estate, di inizio del nuovo anno scolastico, io sono stata già contattata da altre 3 situazioni che mi vorranno rappresentare abusi ai danni di minori che provengono purtroppo da ambienti della Chiesa. E mi sto organizzando per ricevere queste ulteriori 3 famiglie che mi hanno scritto anonimamente in prima battuta sulla mail istituzionale, e io non tralascio mai nemmeno le mail anonime, no? Perché normalmente come dire, anche istituzioni come la nostra hanno una quantità enorme di mail, di comunicazioni e talvolta un po' indubbie. Ma io da sempre, anche precedentemente, ho sempre voluto vederci un po' lungo, no? Vedere dietro quell'anonimato cosa ci fosse, seguendo anche spesso il consiglio delle procure, perché i vari procuratori delle varie province mi hanno sempre suggerito comunque di segnalare anche la mail anonima.
E così ho fatto. Oggi come oggi, oltre che segnalare le mail anonime alle procure di appartenenza, cerco di approfondire io, di analizzare io chi c'è dall'altra parte. E questo è stato uno di questi casi dove ho trovato dei genitori che da qualche mese riflettevano sul parlare o non parlare di queste vicende che erano emerse nella loro famiglia, e adesso nei prossimi giorni appunto avremo modo di incontrarci. Io cosa faccio normalmente? Vi porto anche il punto di vista pratico. Prima ci parlava dell'obbligo della denuncia, no? Ecco, io quando raccolgo un riferito così delicato, ma anche di altri tipi di maltrattamenti, oltre via, non solo su questo argomento, stiro subito una relazione, e ancora prima probabilmente che un docente, un genitore, un comune cittadino che si è rivolto a me, che comunque mi ha dato questa notizia di reato da denunciare, sono io per prima che denuncio. Vado in procura, deposito la mia azione, verbalizzo e faccio la denuncia querela, portando Dottoressa Sansoni, la sentiamo a strappi. Adesso mi sentite? Adesso sì. Ecco. Le tocca anche un attimo il tempo. Sì, le persone che vengono direttamente, che vengono da me, mi portano dei probatori che io posso. Sentite bene? No. Arriva un po' Adesso? strappi, non so perché. Sì, adesso sì. Vediamo. Provi. Ok. Dicevo, gli elementi probatori che acquisisco, diciamo, danno la possibilità in più di poter porre una tutela anche già correlata di qualche prova. Quindi, come vedete, i servizi sono fondamentali. Il servizio che noi possiamo dare al territorio è partire da norma, da una legge istitutiva che ci dà la possibilità di lavorare anche queste situazioni devono essere, come dire, potenziate di servizi che garantiscano alle persone che si rivolgano a noi, istituzioni, di poter avere poi tutto un corollario di fatto vero. Ma una figura di garanzia, devo poi avere la possibilità di essere guidato fino alla fine, fino anche a dover essere condannato a svolgere una denuncia, ad affrontare un processo ed avere anche un supporto psicologico che mi aiuti ad essere anche pronto a presentarmi nelle aule dei tribunali, perché tante volte quello che io riscontro è anche questa fragilità, il non avere la certezza di avere poi a fianco un'equipe che ci aiuti ad andare avanti. E allora molti decidono di non parlare anche per questo motivo. E poi i ragazzi, la paura principale che hanno, che io rilevo, è quella di non essere creduti. Ed ecco perché io in primis mi faccio portavoce, e anche quando ho poche prove, quando ho pochi elementi da poter donare alla magistratura, io comunque la denuncia la faccio lo stesso e la porto avanti. La nozione d'abuso ormai
ce lo diciamo, no? Tra noi che trattiamo questa materia, insomma, in maniera profonda, ha assunto varie connotazioni. E quindi avere la possibilità di far capire ai nostri giovani che anche una parola, quindi anche un verbale, prima ancora di arrivare al fisico, ci può dare quella, come dire, notizia che qualcosa già sta andando per un verso sbagliato, è fondamentale. Quindi il mio lavoro anche quest'anno sarà sicuramente concentrato ad insegnare ai ragazzi, per quello che potrò fare e quello che poi, lasciatemelo dire, mi consentiranno di fare, di renderli comunque edotti, di non lasciarli nell'ombra, di non lasciarli in quelle situazioni un po' fumose che non garantiscano seriamente la loro protezione e la loro tutela. Mi fa piacere aver ascoltato anche la citazione delle varie convenzioni che esistono e che anche proprio con l'avvocato Lattari abbiamo potuto modo anche di ascoltare nelle aule di tribunale, perché spesso, guardate, le convenzioni internazionali sono tante, ma rimangono lì, vengono forse lette nei codici, ma poi applicarle c'è una grande fatica. E invece questo per la tutela giuridica del minore è fondamentale. Quindi non le voglio trattare le ali. Sì, vado a concludere, infatti. Scusa. Concludevo proprio con l'obiettivo della tutela, che è, diciamo, una branca che non va sottovalutata per quanto riguarda noi garanti, e quindi quello di prevenire ed evitare gli abusi, e quindi di insegnare quali sono gli atteggiamenti lesivi del diritto del minore, e consentirne così il recupero ed il benessere psicofisico. Questo è qualcosa su cui dobbiamo cercare di concentrarci. Credo che oggi la rete si stia ampliando e spero che questo sia un trampolino di lancio per un futuro lavorativo e una proficua collaborazione. Grazie. Grazie, dottoressa Sansoni. Vabbè, metto giù il telefono, la lascio in linea e poi eventualmente ci ricolleghiamo. Allora, ancora un attimo, vedo che è rientrata la dottoressa Antonella D'Andrea, che è la consulente del dottor Giovanni Galano, garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Campania, che prima combinazione è caduta la linea. Prego, dottoressa, abbia pazienza. Infatti l'ho cercata prima, però non vedevo né lei né il dottor Galano. Aspetti che non ha audio, aspetti. Allora, vediamo un po'. Aiuto. Abbia pazienza, ma... dov'è? Allora, aspetti che le apro l'audio, dottoressa, chiedo scusa. Non la trovo qua. Come mai? Eccola qua, ecco qua. Salve, Eccola, buongiorno, scusi. chiedo veramente scusa, è stato molto complicato, non saprei dire neanche perché, ma entravo e uscivo in continuazione, mi è venuto il mal di mare a un certo punto. Allora, intanto io sono una psicologa, psicoterapeuta della famiglia, faccio parte dello staff del garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Campania, il dottor Giovanni Galano, che vi lascia i saluti e vi fa tanti complimenti per questa iniziativa e naturalmente condividerò con lui questa esperienza, ma soprattutto i dati che sono usciti fuori. Non ho avuto la possibilità di ascoltare tutto, ma ho la possibilità di avere il materiale, da quello che ho capito, lo spero più che altro. Sì, assolutamente, poi certo, in quanto
sono una membra dello staff del Garante. Io sono una psicologa, quindi mi occupo dell'ambito psicologico, poi ci sono insegnanti, assistenti sociali. Il discorso è estremamente interessante. Vi dico che cosa accade in Campania, almeno dall'esperienza che stiamo vivendo, perché il Garante non ancora ha fatto, diciamo, il suo primo anno di lavoro ufficiale. Però ci muoviamo moltissimo nelle scuole, siamo presenti in molti plessi scolastici, partendo soprattutto dalla primaria e raggiungendo naturalmente le classi che riguardano le superiori. Però mi sembra di capire, di intuire che c'è una fascia che diventa una fascia bersaglio, cioè una fascia abbastanza precoce, ma nello stesso tempo ci occupiamo anche di associazioni, quindi andiamo spessissimo nelle associazioni. Sento che questi due elementi in qualche modo dovrebbero avere degli strumenti per poter captare quel disagio che naturalmente non sempre ha la possibilità di venire fuori. In quanto psicologa, la mia esperienza per questo riguardo questo tema è un'esperienza sicuramente frequente, purtroppo, cioè frequentemente io accolgo persone che hanno avuto questo tipo di abuso, però la nostra idea, almeno in questo primo anno di lavoro, la nostra idea è di entrare nelle scuole e di entrare nelle associazioni con una sorta di possibilità di dare anche ai ragazzi la possibilità di cogliere quelli che sono elementi, diciamo, di disturbo, elementi abusanti. Siamo molto giovani come staff, e quindi questo è il nostro primo anno di lavoro. Siamo spesso nelle associazioni, siamo spesso nelle scuole, siamo spesso con i bambini e con i ragazzi, e quindi cerchiamo di dare loro degli strumenti anche per avere un buon alfabeto emotivo e capire cosa è, diciamo, giusto accogliere e cosa non lo è. Grazie dottoressa D'Andrea, la ringrazio. Facciamo Grazie, un giro buon veloce. lavoro. Grazie, ci risentiamo. Facciamo un giro veloce adesso perché sono 2 ore e mezza che vi tengo impegnati, qualcuno sarà anche stanco. Passo velocemente a Giorgio Barone la parola perché Giorgio Barone è quella persona che è stata la prima a telefonarmi quando ho fatto il comunicato stampa del report dicendomi no e stupendomi con mia incredibile gioia, dicendomi Zanardi, lei ha ragione, guardi, anche qui negli ambienti sportivi rileviamo questo problema. Poi Giorgio mi ha mandato i dati mamma mia, lascio la parola a Giorgio Barone, prego. Mi sentite? Sì, prego, prego. Perfetto, grazie. Sarò velocissimo e vi ringrazio per lo spazio che mi date e veramente occuperò un paio di minuti, fermo restando la disponibilità su questo argomento. Allora, sport. Ci troviamo nella condizione che lo sport viene percepito, no, come esperienza positiva dall'85% dei bambini e relativamente dalle stesse famiglie. Ci siamo posti il problema attraverso un'indagine che è stata fatta negli ultimi 2 o 3 anni. Stiamo parlando di approcci all'interno dei comitati olimpici o delle federazioni medico-sportive, quindi è questo il contesto nel quale io opero da tanti anni e metto a disposizione questo, e abbiamo fatto delle ricerche, ovviamente utilizzando dei finanziamenti della Comunità Europea o di altre entità dove hanno partecipato i vari comitati olimpici attraverso le proprie organizzazioni distribuite in tutto il mondo. Sto parlando di Austria, Belgio, Germania, Romania, Spagna, Turchia, USA, Italia, Australia, quindi molto, molto significanti.
dal quale è emerso che l'85% dei bambini e delle famiglie sono contenti dei risultati educativi sugli aspetti trasferiti dallo sport e dall'attività ludico-motoria sui bambini, capaci anche eventualmente in certi contesti di trattare o di iniziare il trattamento di certe patologie. Ovviamente, quando siamo andati a ricercare le variabili, sono emerse delle cose che anche da parte nostra sono rimaste completamente, ci hanno fatto basire. E vi do i dati che stiamo preparando per pubblicare in questi giorni. Quindi stiamo parlando di 65% di violenza psicologica sui bambini, farli diventare campioni, fargli fare le cose in un certo modo per generare attenzione sulla palestra piuttosto che generare attenzione sull'allenatore o di altro tipo. C'è un 56,5% di bullismo fra i ragazzi, eccetera, che non viene assolutamente contrastato. Maltrattamenti di vario tipo, di esclusione, ma quando parliamo di aspetti sessuali, e questi sono dati che stiamo parlando di oltre 20.000 indagini fatte e tutte validate dal punto di vista statistico, stiamo parlando dal 38 al 32% di abusi con contatto o senza contatto, quindi con il minore, che aumentano al 35% quando io ho dei minori disabili. E è proprio per questo che sono nate IAF, che è la Federazione Mondiale dell'Atletica, ad aprile di quest'anno, e l'Australia e gli Stati Uniti che stanno uscendo, delle nuove regole per tutte le associazioni sportive che ospitano bambini, e quindi ci saranno delle ispezioni per poter assicurare un minimo di standard atto a prevenire questa dimensione che effettivamente, se noi pensiamo a tutti i ragazzi e a tutti i bambini che per noi diventano adulti a 16 anni, quindi abbiamo già tolto dai 16 ai 18 perché sono già atleti, ecco, voi vedete quanto è grande questo problema e quanto è importante affrontarlo. Io non posso darvi, diciamo, tutte le delucidazioni e tutte le tecnicità che voi state vivendo. Io vi posso solamente portare che quelli che ci mandate nello sport, ragionevolmente, attorno al 35%, saranno toccati o dall'allenatore o dal massaggiatore o da qualche altro soggetto che tenterà di entrare in contatto con questi bambini, e quindi dobbiamo fare. Cosa sta succedendo in questi giorni? In questi giorni stiamo preparando, quindi, le linee guida e un elenco di soggetti che rispetteranno certe regole, quindi con delle sorveglianze che nascono in ambito sportivo, per far entrare le buone prassi. Tenete presente che l'esperienza fatta, che è iniziata circa 10 anni fa, con le segnalazioni anonime fatte per l'uso di sostanze vietate, quindi sto parlando di antidoping, Tribunale Nazionale Antidoping, eccetera, non stanno dando il risultato voluto. Quindi c'è un'attività di investigazione, c'è un'attività di formazione, c'è un'attività di preparazione dei medici e di attività di controlli a sorpresa, eccetera, però, credetemi, è un percorso anche per noi molto, molto, molto difficile, in quanto poi non abbiamo il collegamento, come i colleghi, eccetera, con la giustizia, perché da noi la giustizia è solamente giustizia sportiva. E quindi non c'è la cultura della denuncia. Io con questo mi fermo per lasciare spazio a tutti gli altri, però era giusto per confermare che questo percorso che voi state portando avanti è confermato, e tutti questi documenti, qualora ne aveste necessità, sono pubblici e possiamo farli avere sia all'associazione che ai singoli professionisti. Grazie.
Grazie a te Giorgio. Sottolineo solo che c'è cioè lui lavora in ambito CONI, hanno una struttura agonistica che, tornando al certificato antipedofilia, ha l'obbligo dal, se non ricordo male, gennaio 2023 di esibizione, ma hanno anche loro purtroppo la parte del volontariato, no? Perché c'è anche una parte Assolutamente. volontaria e anche lì, cioè poi il problema, diciamo, riemerge, ritorna, giusto Giorgio? Assolutamente, pensate solamente ai grandi eventi, ai Giri d'Italia, piuttosto che alle maratone, piuttosto che in tutte queste dove le famiglie e il volontariato è, compreso i servizi sanitari presenti di emergenza sul campo, sono coinvolti. Perfetto, grazie Giorgio. Passo la parola al dottor Dante Ghezzi, psicologo, psicoterapeuta e supervisore MDR, membro dell'equipe di AMA, nonché membro del CISMAI italiano. E vedo che c'era anche la dottoressa Marianna Giordano, che anche lei fa parte del CISMAI. Prego, dottor Dante Ghezzi. Sì, è molto interessante il nostro incontro, il nostro dibattito. Io brevemente tratterò due temi dal mio punto di vista come psicologo che si occupa di bambini vittime, ma anche di abusanti. 33 anni, dice lo studio australiano, che sottolinea quanto tempo ci vuole perché emergano questi dolori, questi traumi antichi dell'abuso. Guardate che nel 1980 Judith Herman, pioniera del tema, che ha scritto il libro fondamentale Guarire dal trauma, stampava il proprio materiale con ciclostile perché non trovava nessun editore quando parlava del trauma. Sia il trauma dei soggetti che venivano dai combattimenti di Vietnam, sia i soggetti degli abusi sessuali o degli altri gravi maltrattamenti. Quindi è poco tempo che si può parlare di queste cose e ancora oggi se ne può parlare con cautela. Fortunatamente anche nel centro dove lavoro molte persone adulte vengono a parlare degli abusi che hanno subito da bambini, però bisogna cercare di far sì che appena dopo il danno, poi parlerò in un minuto della prevenzione, appena dopo il danno succedono delle cose. Che cos'è che deve succedere? Uno, che se un bambino è abusato sessualmente, vuoi all'interno della famiglia, vuoi all'esterno da un soggetto pedofilo, la cosa importante è la rivelazione precoce. E qualcuno che ascolti, perché quella ragazza che ha parlato alla mamma dell'abuso del prete ha parlato e invece di essere ascoltata si è presa due schiaffi. Doppio danno, il trauma dell'abuso e il trauma di non essere creduti. Perché una delle cose che bisogna dire è che quando un bambino rivela o un adolescente rivela, la prima cosa non è sarà vero o no, la prima cosa è ascoltare. Poi ci interrogheremo sulla verità e le affermazioni, poi ci interrogheremo. Prima si ascolta, non si può dire sei sicuro? Ma dai, figurati, quella persona lì così va. Non si può, bisogna ascoltare. Se la rivelazione è precoce e qualcuno l'ascolta, si passa alla protezione, cioè qualcuno ti toglie dal disagio, ti toglie dall'abuso, ti toglie dalla violenza. Questa è la protezione. Ti toglie dal contatto con chi ti fa male. Se si fa una segnalazione all'autorità giudiziaria, questo incrementa la protezione e permette che non si moltiplichino i casi di abuso, perché la segnalazione è una tutela per chi è stato offeso ed è una protezione per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Se c'è segnalazione, se c'è rivelazione, se c'è protezione, ci può essere cura precoce. Guardate che la cura precoce è la cosa necessaria. Se tu non fai la cura precoce di un bambino o di un adolescente abusato, questo si porterà dentro questa faccenda irrisolta che lo inibirà all'attività affettiva sessuale oppure lo renderà promiscuo e quindi in balia di tante disavventure gravi.
oppure lo renderà ritirato, oppure lo renderà iperattivo. Quindi bisogna che questo percorso, rivelazione precoce, protezione, segnalazione, cura precoce, venga messo in atto. Una parola sulla prevenzione educativa. Ci sono tanti tipi di prevenzione. Parlo della prevenzione educativa. Bisogna che il papà e la mamma spieghino ai bambini che esistono i pedofili o comunque che esistono persone che approfittano dei bambini e del loro corpo. Bisogna dirglielo. E qui non c'è, tu ne puoi parlare anche a 3 anni, anche a 4, anche a 5, a 6, userai il linguaggio adatto a quell'età. Bisogna dire che ci sono delle persone che approfittano di te. E bisogna parlare del toccare buono e del toccare cattivo. Il toccare buono sono le carezze, le coccole, lavarsi, l'igiene, eccetera. Il toccare cattivo è che qualcuno che non c'entra niente con te ti mette le mani addosso al tuo corpo per averne piacere lui. Questo è il toccare cattivo. I bambini capiscono subito. E poi la terza cosa che bisogna dire, oltre a spiegare che esistono quelli che abusano, e oltre a parlare del toccare buono e del toccare cattivo, è che quando ti capitano queste cose, parla subito. Certo, ci deve essere l'auditore, ci deve essere chi accoglie. I bambini poi sono anche capaci di trovare la via giusta. Io ricordo una bambina che aveva parlato con la mamma del fatto che il nonno faceva dei giochi fastidiosi, la mamma non ha capito niente, i giochi fastidiosi pensava. E lei, questa bambina, ha dovuto parlare qualche mese dopo con la maestra in classe. Quindi bisogna che ci sia qualcuno che ascolti. Ultima cosa che dico, l'educazione sessuale è carente, fortemente carente nel nostro paese. Una delle obiezioni è che la Chiesa non vuole che ci sia l'educazione, lo dico da cristiano, la Chiesa non vuole che ci sia l'educazione sessuale nella scuola, perché pensa che vengano fuori tutte le indicazioni che vanno contro. Ma l'educazione sessuale ci vuole, lasciatemi dire una cosa esagerata, meglio una cattiva educazione sessuale che niente. Perché se c'è una cattiva educazione sessuale possiamo interloquire. Una cosa molto importante. Mi fermo qui, grazie.